Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di copertoni pieni per bici da corsa, ovvero le Tannus, queste qua. Sono gomme praticamente piene, senza camera d'aria, per chi ha terrore di forare. Qui c'è la soluzione alla foratura. Con queste gomme qui praticamente è impossibile forare perché sono piene. Pro e contro di queste gomme: chiaramente non hanno una scorrevolezza come il tubolare oppure come il copertoncino con la camera d'aria, però io lo consiglio a persone che magari non hanno fretta, si vogliono divertire, fare la panoramica in tranquillità senza aver paura di forare, perché molti dei miei clienti hanno il terrore, la paura di uscire e di forare, perché non sono in grado di sostituire la camera d'aria perché non l'hanno mai fatto e magari, tra virgolette, si vergognano a sostituire la camera d'aria per strada, oppure non sanno usare il gonfio ripara. Poi non è detto che certe volte il gonfio ripara non ripari la camera d'aria bene, quindi può darsi che rimani a piedi, un po' perché stufi di chiamare la moglie per venirli a prendere perché hai forato per strada. C'è questa soluzione che costa circa 60 euro e quindi c'è anche questa opzione che ti evita di forare. Vediamo come sono fatte. Sono leggere, vediamo quanto pesano. Circa 370 grammi, quindi il peso è abbastanza accettabile, non tipo copertoncino camera d'aria, dai, ci sta come peso. Ha due mescole, quindi può avere una mescola un po' più dura, un po' più morbida, sono fatte bene. Poi è dotato del suo kit per montarlo, c'è un levagomme molto robusto perché devi cercare di forzare il copertone sul cerchio, quindi è abbastanza duro il montaggio, però piano piano si fa, cioè si riesce. Qui ci sono le sue spinette per il montaggio. Cosa che mi piace di queste gomme è che praticamente è impossibile stallonare perché le spinette sono a contatto con il cerchio, quindi è impossibile che la gomma si levi quando si adopera la bici da corsa. La dimensione della gomma è 700x23 e la fanno anche per 728. Magari io per una gravel la vedrei bene, però per una bici da corsa, come vi ripeto, va bene alle persone che non hanno fretta, si vogliono godersi il panorama, e perché ho un cliente l'ha montata e ha detto che quei 4-5 km/h li perdi rispetto a un copertoncino o rispetto a un tubolare. Quando ne avrò l'occasione lo monterò, perché adesso queste qui le ho vendute online, e quando avrò l'occasione le monterò su una bicicletta da corsa, le testerò per vedere come vanno. In descrizione troverete anche il link dove acquistare queste gomme. Spero di esservi stato d'aiuto, scrivete nei commenti qui sotto cosa ne pensate di queste gomme, se qualcuno le ha montate, e mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi! È arrivata la nuova videocamera per i prossimi video che farò. Bella 4K, risoluzione della miseria. Non vedo l'ora di provarla.